Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, gemelli, tendenze energetiche affettive per la prima metà di gennaio 2024 e abbiamo l'eremita, amici dei gemelli, per la prima lettura dell'anno. Probabilmente è un periodo dove avete bisogno di stare un po' da soli con voi stessi per fare il punto della situazione, per conoscervi meglio, per ricercare la vostra verità. Questo può essere anche nel caso in cui abbiate un partner, ci si può sentire, cioè si può aver bisogno di questo momento di isolamento proprio per stare con se stessi. mm. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che la lettura è fatta per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla, o se volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. E ho pubblicato una guida qui sotto che spiega come unire questi tre oroscopi. Sempre sotto nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e trovate anche il link alle previsioni del 2024. Bene. Ok, allora partiamo con la stella, un 5 di bastoni, un cavaliere di bastoni, un 5 di coppe, un 10 di coppe, la carta della sacerdotessa e il fante di spade. Che interessante, sacerdotessa e stella, perché sono due carte di forte canalizzazione e l'eremita vi dice che siete in fase di ricerca. Allora, la stella può fare riferimento a dei nuovi obiettivi, può fare riferimento a qualche desiderio, a qualche nuovo percorso, anche di studi. Per qualcuno ho come la sensazione che ci sia una sorta di competitività in questo desiderio. E poi abbiamo anche questo cavaliere di bastoni, ragazzi, che devo dire, può fare riferimento o a una persona nuova o una persona che già è intorno a voi, che già conoscete. Tenete presente che queste sono letture sugli affetti, possono riguardare sia la famiglia che gli amici che i rapporti di coppia. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà, ok? Però sta di fatto che questo cavaliere di bastoni può rappresentare anche una persona, mi viene da dire con un certo fuoco, con una certa passione o per la quale abbiate un certo fuoco, una certa passione. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dalla stella. Abbiamo un fante di pentacoli, l'imperatore e la giustizia. Qui è come se allora, con la giustizia ci può essere qualche tipo di contratto, qualche tipo di accordo, potrebbe essere anche la firma di un contratto per una casa, però considerato che abbiamo questo fante di pentacoli e la carta della stella, ho come l'idea che sia un nuovo percorso che vi possa dare magari più stabilità, un nuovo progetto. Andiamo avanti, vediamo cosa mi dicono. 5 di bastoni. Wow, diavolo, 9 di coppe e 4 di pentacoli.
Sì, ragazzi, c'è una sorta di competizione, soprattutto con questo diavolo, c'è qualche cosa di un po' tossichino, se ve la devo dire tutta. Può riguardare i piaceri della carne, ma può anche riguardare, diciamo, un qualche pensiero, a parte che vabbè il diavolo fa anche riferimento all'ego, però nello specifico è come un qualche pensiero di possesso. Lo voglio o la voglio tutta per me. Ipotesi. Mm. Devo dire che questo 5 di bastoni mi dice che potrebbero esserci dei conflitti che, come vi posso dire, inquinano il vostro stato di benessere. Sapete, quelle discussioni cioè diciamo così, per cose inutili, che però comunque hanno il loro peso perché una adesso, una tra 5 minuti, una tra 20 minuti, una tra mezz'ora, è come la goccia che buca il sasso. Andiamo a vedere un po' questo cavaliere bastoni. Abbiamo il Papa e il 7 di spade. Mm. Ragazzi, il 7 di spade con la carta del diavolo parla di proiezioni. Qui c'è qualche tipo di, mi verrebbe da dire, illusione. È un 7 di spade, parla anche di bugie, inerente a un matrimonio, inerente a un contratto, inerente... Non vorrei, perché ho come la sensazione che qualcuno qui vi abbia dato come un input per un futuro, per una stabilità, per un qualche tipo di contratto, però in realtà poi ci fossero delle discussioni come se non si riuscisse a concretizzare. Infatti poi qui andiamo con un 5 di coppe, che adesso andiamo a vedere. Può anche essere, ragazzi, che questa persona vi abbia raccontato delle bugie sul suo matrimonio o su quello che pensa del matrimonio, ipotesi. 8 di coppe per il 5 di coppe. Ah, mi sono cadute tutte le carte. Ok, poi abbiamo un asso di pentacoli, un 4 di bastoni e il giudizio al contrario. È come se qualcuno avesse paura di iniziare qualche cosa di cui poi ci si potrebbe pentire. Ragazzi, se voi il diavolo lo sentite, cioè nel senso, vedete che c'è qualche cosa che non va nell'altra persona, vedete che magari si litiga sempre per cose che si potrebbero evitare, che ci si attacca alle minuterie, ai dettagli, se vedete che sono tante idee, tanti progetti, però poi alla fine le cose non sono molto chiare o non si concretizzano, cioè piuttosto prendete tempo, però io qui sento proprio che c'è una sorta di paura a comunicare le vostre incertezze all'altro. Voglio andare a vedere il 10 di coppe perché in realtà è una bella carta. Perché comunque il 10 di coppe mi parla di un compimento, di un appagamento. Abbiamo un asso di spade, il mago e la forza. Allora, qui abbiamo due assi e qui la forza. È come se se ci fosse un riferimento al trovare la vostra forza interna con la carta dell'eremita per questo nuovo inizio. Anche se l'inizio è cambiare il modo in cui comunicate il vostro sentire all'altro. Qui mi viene da dire tenete i piedi per terra più che tutto. Non fatevi illudere dalla mente, dalle questioni egoiche, dai pettegolezzi anche, perché il 7 di spade parla di pettegolezzi. Quindi non date troppo retta
a quello che sentite in giro, mi viene da dire. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Abbiamo la morte, la ruota della fortuna e un 3 di pentacoli. Qui c'è qualche questione, ragazzi, legata al senso di colpa barra responsabilità. Se qui le questioni sono vi faccio un esempio di litigio di coppia, tipo sei tu che mi fai fare certe cose, ricordatevi che non siete voi i responsabili di come un'altra persona reagisce. E la stessa cosa, per voi, cioè gli altri non sono responsabili di come voi decidete di reagire. Cioè potete decidere di arrabbiarvi oppure no, quella è una vostra scelta. Però qui c'è qualche cosa che ha a che vedere con il pentirsi, il prendersi certe responsabilità, il tagliare con certe abitudini, con certi atteggiamenti, con certe tossicità. Andiamo a vedere questo fante di spade, perché il fante di spade di nuovo è una carta che qui partiamo con carte. Allora, in questo mazzo specifico viene rappresentato con un libro, la stella, è un pergameno, diciamo. In realtà è il tema natale quello che si vede, però sta studiando, sta osservando. Il fante di pentacoli e anche il fante di spade, diciamo, una dei significati è proprio di studiare, di apprendere, di osservare, di informarsi. È come se vi dicessero di prendere più informazioni. Andiamo a vederlo. Però è un po' l'energia dell'eremita. Allora abbiamo un 9 di pentacoli, allora da un lato ragazzi vi dicono di controllare di più la situazione o l'altra persona, poi abbiamo un re di pentacoli e una regina di coppe. Allora può anche essere, vi dirò, che adesso al di là di questo 7 di spade e del diavolo, nel senso che ognuno di voi poi cerchi di applicare alla propria realtà queste carte un po' critiche, però ho come la sensazione che qui le due energie che ci sono, diciamo, vibrano su livelli diversi, nel senso che uno magari è un po' più sul materiale, mentre l'altro è un po' più sullo spirituale. Per quello che anche vi dicono di migliorare la comunicazione, perché qui abbiamo un asso di spade che però è ancora testa in giù, come se non ci fosse ancora tanta chiarezza mentale, come se vi dicessero abbiate il coraggio di dire la vostra. Ho anche come la sensazione che qualcuno si senta solo all'interno di un gruppo, di una famiglia, come se non venisse capito, come se ci fosse proprio questo bisogno di riconoscimento, magari anche da parte di un fratello, non deve essere necessariamente un padre. Va bene, andiamo a vedere un angelo del cuore, vediamo che cosa dice. Guardate, vale la pena aspettare. Il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Ma in effetti, ragazzi, abbiamo la carta della stella, che è un po' la carta del destino. E c'era anche il giudizio da qualche parte? Sì, eccolo qua. C'è il giudizio e c'è anche un 4 di bastoni, che è la carta delle anime gemelle. Ripeto che le anime gemelle non sono necessariamente anime romantiche, cioè con le anime gemelle non si instaurano solo relazioni romantiche, ma anche affettive, di amicizie, insomma, lavorative. E quindi, insomma, abbiate fede. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi e poi una fatina. Carta numero 14. Anche questa carta
vi parla di qualche cosa che deve cambiare, di qualche cosa che impatta, di qualche cosa che, diciamo, ha la sua importanza. Io qui sento che qualcuno si sta caricando di responsabilità o di colpe che non sono vostre, eh. Andiamo a vedere ancora una fatina. Disponibilità. La fatina qui ha anche le braccia aperte, come per dire che è pronta a ricevere, ad abbracciare, un po' come questa carta qua, guardate. Guardate, sento che qualcuno qui deve essere disponibile ad ascoltare prima di tutto se stesso, a guardarsi in faccia e dire ok, questa è la mia tossicità o è la tossicità che sto vivendo o è come mi sento ed è giusto che io lo riconosca per comunicarlo agli altri. Qui avevamo l'asso di spade. Va bene, cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti se la stesa insomma vi è risuonata, se vi ha aiutato, se vi ha dato spunti di riflessioni interessanti. Potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale se vi fa piacere. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!